Ebbene sì ragazzi, ho anch'io qualcosa da dire sui Maneskin, il fenomeno del momento che sta occupando tutti i mass media, il fenomeno musicale del momento, i Maneskin oppure i Måneskin, perché essendo un nome danese forse bisognerebbe pronunciare Måneskin, ma noi continuiamo a pronunciare, continuiamo a chiamarli Maneskin all'italiana e naturalmente ci sono state molte polemiche, soprattutto tra i puristi del rock. I Maneskin sono veramente un gruppo rock o sono dei buffoni? Sono un fenomeno di cartapesta? Sono una band plastificata, eterodiretta, un prodotto artificiale, delle marionette nelle mani di una grande casa discografica che cerca solo di vendere facilmente una band, spacciandola per rock, magari sfruttando gli stereotipi del rock, il fatto che questi ragazzi sono carini, sono gay o sembrano gay, si baciano, stanno mezzi nudi, insomma una falsa trasgressione, una falsa ribellione, una cosa che può avere successo soltanto tra coloro che il rock non lo conoscono veramente. Sono numerose le critiche, numerose le accuse nei confronti dei Maneskin, del fenomeno dei Maneskin, del successo dei Maneskin, e anch'io potrei fin troppo agevolmente criticare tutto questo, ma non voglio farlo. Io ho visto che tantissimi youtuber, ma non solo youtuber, tutti quanti stanno parlando dei Maneskin, realizzano dei video. Ho detto, perché non realizzare anch'io un video sui Maneskin? Qualcosa da dire ce l'avrò, infatti qualcosa di significativo io penso di averla da dire, perché anche perché io sono un vecchio, sicuramente sono un vecchio, questo non c'è dubbio, sono un vecchio appassionato, sono un fanatico appassionato di rock da quasi 40 anni, in particolare di heavy metal, ma di rock in generale. Allora, io penso che il fenomeno dei Maneskin non possa essere liquidato snobisticamente, aristocraticamente, sarebbe troppo facile, sarebbe troppo ingiusto e non conforme alla realtà, non conforme a quello che sta succedendo nel mondo musicale e nel mondo rock. Io penso che il successo dei Maneskin, anche se certo possono essere considerati inferiori rispetto ad altre band che non hanno avuto un successo televisivo, un successo di vendita altrettanto grande, e il successo dei Maneskin abbia una motivazione, abbia un senso, abbia una logica, che il successo dei Maneskin ha un significato, e inoltre che un po' tutte le critiche che possono essere rivolte a questo giovane gruppo rock romano, che io stesso potrei rivolgere, possono essere respinte. Cioè i Maneskin hanno numerose attenuanti da far valere nei confronti delle critiche che di solito vengono loro mosse. Prima di tutto i Maneskin sono un gruppo rock. La loro canzone, la canzone che ha vinto l'Eurovision, Zitti e Buoni, è sicuramente una canzone rock, in parte anche una canzone che può essere considerata heavy metal, glam metal forse, con un inciso che è anche di metal rappato, ma il metal rappato si usa anche tra le giovani band metal, non è una cosa così strana, non è che se hanno una parte rappata vuol dire che non sono rock, che non sono metal. Sono senz'altro un gruppo rock, e la canzone Zitti e Buoni secondo me è una buona canzone, cioè è una buona canzone rock. Basta questo per dire che i Maneskin siano davvero un gruppo rock di portata internazionale, che può avere un successo planetario. Ecco, su questo si potrebbe anche dissentire. Allora, la prima cosa che di solito si dice nei confronti dei Maneskin è che i vecchi non sono in grado di capirli perché sono vecchi. Anch'io sono vecchio, io ho iniziato ad andare a frequentare i concerti rock, i concerti metal a partire dai primi anni 80, certamente sono vecchio. Allora spesso si dice
Ai vecchi non piacciono i Maneskin perché sono giovani, perché rappresentano una nuova tendenza nella musica rock, un nuovo filone, rappresentano lo sviluppo attuale della musica rock, e i vecchi sono abituati ad ascoltare musica vecchia, musica degli anni 70-80, e quindi non capiscono i Maneskin, li criticano perché con le solite argomentazioni i Maneskin non sono all'altezza dei Led Zeppelin, i Maneskin non sono all'altezza dei Rolling Stones, i Maneskin non sono all'altezza dei Deep Purple, o anche ovviamente non sono all'altezza di molti gruppi glam metal ai quali possono assomigliare, glam metal o glam rock, a cui possono assomigliare anche nell'aspetto, per esempio Mark Bolan dei T-Rex, oppure David Bowie, oppure Alice Cooper, oppure tantissimi altri appunto gruppi glam rock che si dice hanno già fatto quello che hanno fatto i Maneskin, anche da un punto di vista estetico, anche dal punto di vista dell'atteggiamento. Insomma, queste cose sono state già fatte, non basta per essere un gruppo rock innovativo, stare mezzi nudi, essere gay o far finta di essere gay, baciarsi e così via. Allora, questa obiezione appunto è chiara: tu sei vecchio, io personalmente sono sicuramente vecchio. Allora mi si dice ma tu ascolti i Led Zeppelin, tu ascolti i Pink Floyd, tu ascolti i Queen, e allora paragoni i Maneskin a questi gruppi, ma insomma non puoi pretendere che i giovani ascoltino sempre vecchi gruppi rock degli anni 70, 80, addirittura degli anni 60. I giovani cercano qualcosa di nuovo, e tu qualcosa di nuovo non lo capisci, ti trovi nella medesima situazione in cui ti trovavi quando eri piccolo, quando i tuoi genitori, i tuoi nonni, i tuoi zii criticavano i gruppi rock, la musica che tu ascoltavi quando eri piccolo, dicendo che era solo rumore, dicendo che era una musica incomprensibile, una musica inferiore rispetto a quella dei decenni precedenti, precedenti, magari rispetto alla musica classica, oppure al jazz, oppure rispetto ai Beatles, oppure rispetto insomma a Elvis Presley. E tu invece ascoltavi heavy metal quando eri piccolo, oppure ascoltavi comunque dei gruppi rock più innovativi, non so, il punk storico, oppure i Pixies, oppure i Nirvana, il grunge. Allora i tuoi genitori, i tuoi nonni, anche se magari ascoltavano anche qualcosa di pop rock, ti dicevano ecco, però queste cose che ascolti tu, questi gruppi che ascolti tu non sono mica i Beatles, non sono mica i Rolling Stones, oppure non sono mica paragonabili alla musica classica, guarda, ascolta la musica classica. È chiaro che questa accusa è la prima che viene in mente. Io sono vecchio, non mi piacciono i Maneskin perché sono giovani, ascolto i Led Zeppelin, i Black Sabbath, ascolto i Pink Floyd, ascolto i Queen, ascolto la musica rock degli anni 70, degli anni 80. Però questa accusa nei confronti di chi si intende veramente di rock è un'accusa debole, perché io seguo il rock, seguo anche i gruppi giovani, io ascolto decine e decine di band nuove, giovani, ogni anno, di band nuove, per cercare di scoprire delle nuove tendenze, per cercare di scoprire dei nuovi gruppi rock validi. Lo faccio continuamente, non sono uno di quelli che ascolta soltanto i Led Zeppelin, i Pink Floyd ed è chiuso nel passato. Io i gruppi nuovi li ascolto e li apprezzo. Faccio un nome su tutti, i Royal Blood. I Royal Blood sono un gruppo rock molto giovane inglese che hanno avuto un certo successo, e io li conosco, li apprezzo, e sono giovani quasi come i Maneskin. Quindi non potete fare questa accusa a me o altri che ascoltano, cercano proprio di trovare, anzi proprio qualcosa di nuovo, ascoltano le nuove band.
E io credo che i Royal Blood siano decisamente migliori dei Maneskin, così come tante altre nuove rock band, anche italiane. Ma allora voi mi dite, ma ci può dire quali sono queste rock band italiane che sono migliori dei Maneskin, che però non hanno avuto neanche un centesimo del successo dei Maneskin? Citerò, anzi ve le farò ascoltare più in là in questo video. Allora, i Maneskin hanno ragione a pretendere il successo e coloro che li ascoltano hanno ragione di ascoltarli perché attualmente il rock è in crisi. Vi ho detto io, è in crisi in tutto il mondo, non è una mia opinione personale, è in crisi soprattutto negli Stati Uniti d'America, e se il rock va in crisi negli Stati Uniti d'America, insomma, il rock and roll l'hanno inventato loro. Quindi io stesso ascolto tante band nuove, ma poche band nuove mi piacciono, e anche quelle che mi piacciono io le considero meno originali rispetto a quelle di 20, 30, 40 anni fa. E allora in questa situazione che cosa si deve fare? Il rock è in crisi dovunque. E questo è testimoniato, attenzione, dal fatto che anche i giovani, anche i ventenni, anche i sedicenni che amano il rock, il vero rock, spesso ascoltano e apprezzano i gruppi vecchi, di quando loro non erano ancora nati. Che siano i Led Zeppelin, che siano i Pink Floyd, che siano i Nirvana, che siano i Pearl Jam. Ogni anno a scuola, voi sapete che io sono insegnante, si realizza la giornata dell'arte. Ci sono delle band di ragazzi, di studenti che suonano molto spesso, suonano le canzoni dei Led Zeppelin, dei Nirvana, dei Pearl Jam, cioè gruppi del passato, quando loro non erano neanche nati. Quindi attenzione, non sono solo io e molti a dire il rock è in crisi, e anche le nuove band, anche le più apprezzabili, non hanno quella personalità, non hanno quell'originalità dei gruppi di una volta, perché anche i giovani che ascoltano il rock spesso fanno riferimento ai gruppi di una volta, ai gruppi di decenni fa, e quindi è normale che si cerchi qualcosa di nuovo, che si cerchi una band giovane. Non puoi sempre stare ad ascoltare la musica vecchia, persone che sono morte o che continuano a suonare ma hanno 70 anni. La musica deve essere una musica per giovani, quindi è normale che le giovani generazioni, ma un po' tutti, vadano cercando un nuovo fenomeno tra le band di ventenni. Anche il fatto di essere carini certamente aiuta, anche i Maneskin. Molti dicono i Maneskin hanno successo perché sono carini, è solo un fatto di immagini. Anche qui c'è la risposta, c'è la difesa, c'è l'attenuante. Quanti gruppi o artisti rock in passato hanno avuto successo anche per la loro bellezza, anche per il loro aspetto fisico? Tantissimi. Non sono mica soltanto, non è che sono i Maneskin che si inventano questo, cioè l'importanza dell'apparire, della personalità, della sensualità nel successo in ambito rock. E quindi c'è una motivazione ovviamente alla base del successo dei Maneskin. Il rock è in crisi in tutto il mondo, le nuove band originali sono poche, è facile che in una situazione di difficoltà come questa i Maneskin si inseriscano e abbiano successo. I Maneskin, si dice, copiano, la loro musica non è originale, e il loro riff, il riff della canzone Zitti e Buoni, è copiato. Può darsi, ma anche qui che cosa significa? Ormai tutti copiano, le note sono 7, le combinazioni in musica sono virtualmente infinite, però in realtà secondo alcuni si sono esaurite, cioè tutto è stato fatto ormai nella musica. Qualunque nuova canzone, qualunque nuova band deve per forza in qualche modo copiare, replicare, riprendere quello che è stato fatto in precedenza. Mi fa un po' ridere l'accusa di plagio, dice c'è un gruppo olandese che ha lo stesso riff di Zitti e Buoni all'inizio della canzone. Sì, ma è soltanto il riff iniziale, ma sapete
sapete quel riff quante volte è stato utilizzato? Centinaia di volte. È un classico riff di chitarra rock molto comune, basato su 3 note, la cui principale è il Mi, e anche se invertite la sequenza delle 3 note, l'accordo suona più o meno allo stesso modo, cioè è una cosa sentita e risentita. Perché Zitti e Buoni è una canzone orecchiabile che ti entra sempre in testa? Quando una canzone è orecchiabile vuol dire che ha qualcosa che tu hai già sentito centinaia di volte. Ma anche qui non sono solo i Maneskin a fare questo, tutti ormai copiano, o meglio si ispirano, o meglio ripetono ciò che hanno fatto altri, ciò che si trova anche all'interno di canzoni degli altri. E prendiamo anche i gruppi del passato. I Led Zeppelin non hanno copiato. I Led Zeppelin hanno copiato moltissime canzoni, soprattutto del loro primo album, hanno dovuto poi spesso ammetterlo, sono stati citati, sono stati denunciati, hanno pagato i diritti a coloro che hanno copiato. I Led Zeppelin hanno preso molte canzoni blues e le hanno trasformate dando loro un'attitudine, una forza rock fantastica, con la chitarra di Jimmy Page, con la voce tagliente, inimitabile di Robert Plant. Ma molte di quelle canzoni erano canzoni blues che sono state rifatte, sono state rifatte, sono state portate al successo, compresa la canzone forse in assoluto la mia preferita dei Led Zeppelin, When the Levee Breaks. È una tradizionale canzone blues che Led Zeppelin hanno rifatto. Hanno rubato anche delle canzoni a dei loro amici, per esempio a Jeff Beck, senza neanche riconoscerglielo nei credit. Quindi anche i grandi del passato hanno copiato, si sono ispirati a qualcosa d'altro. E ora che già tutto è stato fatto, dopo decenni e decenni, volete che i Maneskin trovino qualcosa di totalmente originale? Anche loro si rifanno a cose che sono già state realizzate. La cosa importante però, se tu sei un autore, se tu hai una personalità, è riprendere idee del passato e a riproporle in maniera rinnovata, in maniera più potente, in maniera migliore rispetto all'originale. Quindi questa accusa nei confronti dei Maneskin, hanno copiato il riff, mi sembra assolutamente ridicolo. È un riff molto comune in ambito rock, un po' tutti lo copiano, questo o tantissimi altri riff. Molti dicono il sound dei Maneskin non è originale. È vero, il sound dei Maneskin non è originale. E tra l'altro, quali sono le influenze dei Maneskin? Io ho letto molte cose. Io prima del successo di Zitti Buoni i Maneskin li conoscevo appena, avevo ascoltato forse una sola canzone, quella che non mi ricordo neanche il titolo, la canzone che aveva vinto il talk show Amici, anzi non aveva vinto, era arrivata seconda al talk show Amici. Talk show sono trasmissioni che io non vedo mai, no, non si chiamano talk show, vero? Si chiamano, come si chiamano? Si chiamano talent show, quei concorsi dove si presentano giovani band, talent show. Non sono neanche sicuro di averla mai ascoltata dall'inizio alla fine, la canzone di Amici. Ecco, quella canzone, e questo è stato detto, somiglia un po' alla musica dei Red Hot Chili Peppers, senz'altro. La canzone di Amici somiglia alla musica dei Red Hot Chili Peppers. Quella e altre canzoni di Maneskin sono un po' funk, perché anche il chitarrista tende a suonare un po' col movimento funk, con, sapete, il movimento della mano molto allungato sulle corde, ecco, come fanno un po' i Red Hot Chili Peppers. Invece questa canzone Zitti e Buoni, anch'essa ha dei riferimenti, delle influenze musicali piuttosto precise, e ciò che mi ha stupito è non aver trovato questi riferimenti. Io, ripeto, mi sono documentato, sono andato a vedere gli youtuber più famosi in ambito rock, le riviste online più accreditate. Ho letto tante critiche sui Maneskin, tante analisi della loro musica, delle loro affinità musicali,
ma soltanto una volta mi è capitato di leggere qualcuno che ha detto correttamente che la canzone Zitti e Buoni somiglia alla musica dei Jane's Addiction, gruppo fine anni 90, fine anni 80, inizio anni 90. Hanno avuto il loro successo maggiore tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. I Jane's Addiction è esattamente lo stesso periodo dei Red Hot Chili Pepper che ho citato prima. La canzone Zitti e Buoni somiglia al sound dei Jane's Addiction e in particolare forse ancora di più ad un gruppo poco conosciuto simile ai Jane's Addiction dell'epoca che si chiama Rapscallion. I Jane's Addiction e anche il cantante del Rapscallion hanno quella voce un po' nasale, un po' sincopata, simile a quella del cantante dei Maneskin. La Zitti e Buoni somiglia anche come sound a un'altra band dell'epoca, a fine 80, inizi anni 90, che si chiama Porno for Pyros. Perché queste chiare affinità, influenze musicali io non le trovo, non vengono scritte? Per un motivo molto semplice, perché in Italia non soltanto in Italia probabilmente non ci si intende molto di rock. Coloro che ascoltano i Maneskin non ascoltano il vero rock e quindi anche una cosa semplice come capire quali sono le influenze musicali, capire quali sono le band a cui i Maneskin somigliano, a cui i Maneskin si ispirano, diventa una cosa terribilmente difficile. Connettere i Maneskin con il rock, quello vero. Loro stessi, i Maneskin, dicono di voler essere un gruppo rock, e allora perché non li connettiamo con il rock, quello vero? Allora il sound è vecchio, il sound dei Maneskin è quel tipico sound del rock alternativo, non il grunge, ma quel rock alternativo che si stava sviluppando parallelamente al grunge tra la fine degli 80 e l'inizio degli anni 90, appunto band come Red Hot Chili Peppers o i Jane's Addiction o i Porno for Pyros. È un sound vecchio, fine 80, inizio 90. Anche qui c'è l'attenuante per i nostri ragazzi romani, per i Maneskin. Moltissime band attualmente fanno riferimento a quel sound, moltissime, anche quelle che a me piacciono, quelle che a me piacciono di più dei Maneskin, quelle che io considero dei veri gruppi rock affermati a tutto tondo, a differenza dei Maneskin. Se noi ascoltiamo alcune delle band emergenti, proprio nuove in tutto il mondo, la maggior parte di queste band fa riferimento a quel sound rock alternativo fine 80 e inizi 90. Molte di queste band, per esempio, si ispirano ai Pixies, gruppo seminale importantissimo di quell'epoca, e quindi anche qui bisogna assolvere i Maneskin. I Maneskin non fanno altro che replicare ciò che la maggior parte dei gruppi giovani in tutto il mondo fa, cioè ispirarsi al suono fine 80 e inizio 90 di quel rock alternativo straordinario che poi ha avuto un'enorme impressione, un'enorme influenza su tutta la storia del rock successivo. Un po' tutti i gruppi giovani fanno riferimento a quel tipo di suono, quindi anche qui assolviamo senz'altro i Maneskin. I Maneskin non sono un vero gruppo rock, secondo me, perché hanno fatto 1 o 2 canzoni rock, non di più. Per loro stessa ammissione, queste però sono interviste che sono state rilasciate, attenzione, qualche anno fa, i membri dei Maneskin hanno detto di non voler essere un gruppo rock, ma un gruppo aperto a tutti gli stili, a tutti i settori musicali, quindi fanno pezzi rock, fanno anche pezzi che non sono rock. Il rock non è soltanto una musica, il rock è uno stile di vita, attenzione, il rock non un'ideologia, attenzione, per il rock è uno stile di vita. Questo stile di vita finora i Maneskin non ce l'hanno avuto. Può essere apprezzabile che abbiano detto noi facciamo rock, facciamo tutto, siamo aperti, siamo polivalenti,
Però insomma un vero gruppo rock non fa così, fa musica rock, può certo variare sul tema, può evolversi, può anche naturalmente sconfinare in altri territori musicali, però insomma i Maneskin hanno fatto 2 o 3 canzoni rock. Altro problema molto grosso secondo me dei Maneskin è che i Maneskin non sono conosciuti dal vivo. Attenzione, forse molti dei fan televisivi, dei fan degli appassionati dei talent show non hanno presente questo, che un gruppo rock è un gruppo che esiste live, è un gruppo che fa concerti in tutto il mondo, che sta sempre in tour, che si fa conoscere non attraverso la televisione e qualche programma carrozzone, qualche programma proprio fatiscente come il Festival di Sanremo, Amici oppure l'Eurovision. I veri gruppi rock non hanno successo con una canzoncina di 3 minuti in televisione, i veri gruppi rock si fanno strada dal vivo. Io stesso vado continuamente adesso con la pandemia naturalmente non più, spero di riprendere proprio adesso tra poco, frequento continuamente concerti rock in Italia e all'estero. Io ho scoperto molti gruppi dal vivo. Un gruppo rock è un gruppo che si fa apprezzare dal vivo, un gruppo rock è un gruppo che va on stage, che suona live. I Maneskin finora questo non l'hanno fatto, hanno fatto pochi concerti. Allora io, attenzione, dico questo, io non ho alcun pregiudizio nei confronti dei Maneskin. I Maneskin non sono un vero gruppo rock, possono diventare un gruppo rock, possono diventare anche un gruppo rock leader a livello internazionale, indipendentemente dalle vendite. Le vendite non c'entrano niente, tu puoi avere successo commerciale, vendere un sacco di dischi, milioni di dischi e non valere niente. Non sto parlando delle vendite, indipendentemente dalle vendite, che sono comunque grandiose per i Maneskin, resteranno tali. I Maneskin vogliono diventare un gruppo rock, devono fare concerti, devono battere l'Europa e il mondo dal vivo. Finora ne hanno fatti pochi. Io non parlo, attenzione, dei concerti nei palasport italiani, attenzione, perché i concerti che faranno magari l'anno prossimo, no, li hanno già annunciati. Nei palazzetti sono già sold out, sono concerti che sono indirizzati verso il pubblico mainstream, verso il pubblico televisivo che li ha visti ad Amici, a Sanremo, all'Eurovision. È certo che quel pubblico andrà lì in adorazione, ma io parlo dei concerti rock veri, quelli all'aperto, quelli per esempio nei festival. Ora i Maneskin dicono di voler diventare un vero gruppo rock e quindi hanno annunciato di partecipare a dei veri concerti rock. Ne faranno 2 in Germania all'inizio di giugno. Se ho capito male, all'inizio di giugno, all'inizio di luglio, non mi ricordo, però tra poco, non so, non ricordo le date, sono stati annunciati i Maneskin all'interno di 2 festival rock importanti in Germania, in 2 località che sembrano essere uguali ma non lo sono, a Nürburg nel festival Rock am Ring e a Nürnberg, che in realtà è Norimberga, nel festival Rock in Park. Questi sono festival veramente importanti dove i Maneskin dovranno dividere il palco con personaggi importantissimi del rock internazionale come i Coldplay, i Foo Fighters, e il pubblico di questi concerti rock è un pubblico esigente, è un pubblico schizzinoso, è un pubblico che capisce di rock. Sono in grado i Maneskin di reggere questo tipo di concerti? Io sono il primo ad augurarmelo, ho qualche dubbio in proposito, però sono il primo ad augurarmelo. Sono in grado di suonare dal vivo. Finora non l'hanno dimostrato molto. Suonare dal vivo non significa fare un concerto ogni tanto, significa fare un tour estenuante con tanti concerti. La voce del cantante è in grado di reggere? Io qualche dubbio ce l'avrei, però vedremo. Sono il primo ad applaudirli se ce la faranno. Quindi concerti dal vivo, perché i membri di Maneskin sembrerebbero, nonostante tutte le loro
apparenti trasgressioni, così che sono ovviamente pseudo trasgressioni, sembrerebbero dei bravi ragazzi che vivono, che hanno una famiglia alle spalle, che la sera di solito tornano a casa e giocano ai videogiochi o fanno non so che cosa, e quindi io li voglio vedere appunto in concerto. Adesso i Maneskin dicono: noi vogliamo andare in concerto, vogliamo essere un gruppo rock. Ho letto le loro ultime interviste, in particolare quello che ha dichiarato Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, che a me è sembrato essere la mente del gruppo, e anche colei che in realtà spinge verso sonorità più dure all'interno del gruppo. Lei ha detto delle cose molto apprezzabili, ha sostenuto che, senza voler rinnegare quello che loro hanno fatto all'inizio, si sono un po' comportati da gruppo da talent show, hanno registrato delle cose che non possono essere in realtà messe in scena veramente dal vivo, e quindi li aspettiamo dal vivo, ma dal vivo non potranno cantare solo quelle 2, 3, 4 canzoni rock cantabili, dovranno produrre nuovo materiale, e ha annunciato un nuovo disco dei Maneskin in autunno, vedremo se sarà un vero disco rock. Perché molte canzoni dei Maneskin non sono rock? Per un motivo molto semplice: perché non possono essere replicate dal vivo. I Maneskin hanno inserito nei loro dischi, compreso l'ultimo disco, degli strumenti che non esistono. Prima di tutto una seconda chitarra, loro non hanno un secondo chitarrista, o prendono un secondo chitarrista per i concerti, anche un membro estraneo al gruppo, oppure se suonano solo loro 4 non possono suonare con 2 chitarre, però loro hanno registrato molte canzoni con 2 chitarre. Non ne parliamo, nell'album ancora precedente hanno registrato canzoni con strumenti a fiato, effetti, ci hanno messo dentro tutto. Quelle canzoni non possono essere cantate dal vivo così come sono state fatte nel disco, ed è la stessa Victoria De Angelis che ha ammesso questo: noi non faremo più quel tipo di canzoni. Quindi almeno le dichiarazioni di Victoria De Angelis sembrerebbe che i Maneskin vogliono diventare un vero gruppo rock, ma per farlo devono andare in tour, devono reggere un concerto come si deve, devono andare nei grandi festival rock, affermarsi on stage, affermarsi live. Ho visto che il cantante di Maneskin ha detto che vogliono andare a Glastonbury, come si chiama in Inghilterra, è uno dei più importanti festival rock del mondo. Ancora non è stata annunciata la scaletta, non sappiamo se i Maneskin ci saranno, sono stati invitati eccetera, però queste dichiarazioni, diciamo, da parte dei membri del gruppo fanno ben sperare. È tutto nella loro responsabilità. Sono famosi, hanno avuto successo in tutto il mondo, hanno dato interviste ai più importanti siti e più importanti giornali rock del mondo, come Rolling Stones per esempio, Rolling Stone per esempio. Vengono ascoltati in Inghilterra, in America. Ci sono band rock come i Franz Ferdinand in Inghilterra, o gli stessi Royal Blood, che vi ho detto essere uno dei migliori gruppi giovani, dei band giovani del mondo, che li hanno elogiato i Maneskin. Quindi loro adesso l'attenzione è tutta su di loro, è tutta concentrata su di loro. Loro hanno un'enorme pressione addosso, hanno enormi aspettative, e quindi è qui che loro rischiano. Sono un vero gruppo rock, lo devono dimostrare. Manca il materiale, manca la prova che loro lo sappiano suonare dal vivo, manca la prova che loro abbiano un'attitudine, uno stile di vita rock. Possono farlo. Io sono leggermente scettico. Io tendo a pensare che i Maneskin finiranno poi per fare delle cose pop rock commerciali, appunto adatte alla televisione, adatte ad un pubblico pop, ad un pubblico che non è abituato ad ascoltare il rock. Però potrei sbagliarmi, sarei il primo a essere felice di essermi sbagliato. Vediamo se i Maneskin dimostrano di essere un gruppo rock. Possono farlo, le prospettive ci sono, hanno un vantaggio, hanno delle possibilità che altre band assolutamente non hanno. Vedremo quindi, nessun pregiudizio quindi per il futuro, vedremo che cosa dimostreranno. C'è un altro problema: i
I Maneskin vogliono diventare un vero gruppo rock, ma loro hanno già firmato un contratto con una grande casa discografica. Non farò i nomi delle case discografiche, non voglio fare pubblicità, però sapete tutti qual è. Loro hanno già firmato allora hanno già firmato un contratto miliardario. Fate attenzione, a certe cose non le potranno fare. Noi non sappiamo cosa c'è scritto nel contratto, ma i contratti di solito sono molto molto incisivi, sono molto limitanti per le band. Questo vale anche per band famosissime, anche del passato. Perché non dovrebbe valere per band come i Maneskin? Sicuramente nel contratto con la casa discografica c'è scritto che devono andare a Sanremo, che devono andare in televisione, che devono scrivere almeno un disco all'anno, che devono fare determinate cose, loro le dovranno fare. La casa discografica vuole lasciarli liberi, vuole farli diventare un vero gruppo rock? Lo potrebbe fare, ma io qualche dubbio ce l'ho. Cioè, loro sono stati sin dall'inizio messi sotto contratto e lanciati da una casa discografica con un enorme budget pubblicitario, con un enorme investimento. Basta pensare al fatto che per mesi apparivano continuamente nelle notizie più importanti della home page del sito online di Repubblica, andavano sempre a cantare, a farsi intervistare a Repubblica Live da Assante, Castaldo, grandi critici cinematografici. Io non voglio dire Repubblica è stata pagata per fare questo, per mettere i Maneskin continuamente in prima pagina, ma io temo che ci sia un grosso budget, un investimento proprio pubblicitario della casa discografica per imporre in qualche modo i Maneskin sui media mainstream. E questo è un problema. Cioè, i Maneskin, firmando con una grande casa discografica, si sono già venduti ed è molto difficile che riescano ad uscire pienamente da quello che la casa discografica ha deciso per loro, cioè una strategia puramente commerciale, una strategia più orientata al pop che al rock. Questa cosa è stata sottolineata per esempio da quel vecchio metallaro sopravvissuto di Pino Scotto. Chi conosce Pino Scotto sa che Pino Scotto è piuttosto diretto, piuttosto brutale. Vuole la casa discografica invertire la rotta, vuole lasciare che i Maneskin diventino un gruppo rock che solchino i mari del mondo, che attraversino le strade con un tour bus, con un tour con 100-150 concerti, limitando le apparizioni televisive, i festival. Lo possono fare. Può anche darsi che la casa discografica dei Maneskin ottimamente abbia pensato, abbia detto basta con i fenomeni come Laura Pausini, Toto Cutugno, Eros Ramazzotti. Hanno venduto magari sicuramente decine e decine di dischi, decine e decine di milioni di dischi in tutto il mondo, ma lo hanno fatto soprattutto in Spagna, in America Latina, in Russia. Adesso noi invece vogliamo un gruppo rock che sfondi nei circuiti tradizionali del rock e nei paesi dove il rock è il DNA, come la Gran Bretagna, gli Stati Uniti. Allora può darsi che la casa discografica porti avanti questa strategia, però io qualche dubbio ce l'ho, spero appunto di sbagliare, spero di sbagliare, spero che i componenti dei Maneskin vogliano davvero diventare un gruppo rock vero, che per ora non sono affatto, e spero che la casa discografica glielo conceda. Però se questo succede, i Maneskin e la casa discografica potrebbero almeno all'inizio guadagnare un po' meno del previsto. E allora molti dicono, io sono perfettamente d'accordo, il successo dei Maneskin, anche se i Maneskin non ti piacciono, potrebbe essere fruttuoso, utile, perché i Maneskin possono far conoscere altri gruppi rock. Cioè qualcuno che non ha mai ascoltato il rock e ascolta soltanto i talent show, Sanremo, l'Eurovision, ascoltando la musica dei Maneskin potrebbe poi ascoltare anche altri gruppi rock. I Maneskin potrebbero essere il volano per riscoprire il rock, per portare al rock un pubblico più vasto.
Anche qui io sono molto scettico, proprio per esperienza personale. Di solito quando succede raramente che un gruppo rock abbia successo, il successo è delimitato, cioè quelle persone amano quel gruppo rock, in questo caso i Maneskin, e restano ai Maneskin. Non utilizzano i Maneskin per andare ad ascoltare, ad apprezzare il rock che finora non hanno mai apprezzato, magari anche forme di rock molto più complesse, difficili da comprendere, elaborate, molto più elaborate e sottili rispetto alla proposta, insomma, molto orecchiabile del rock dei Maneskin. Io ricordo quando anche le ragazzine figlie di papà andavano nel negozio di dischi e compravano Nevermind e Nirvana. I Nirvana avevano avuto un enorme successo. Non mi sembra che poi quelle ragazzine che ascoltano Ligabue, Vasco Rossi o il Festival di Sanremo siano andate oltre Nirvana. Cioè, a me sembra che in Italia questo sound, cioè il vero sound rock, non abbia mai avuto successo, non abbia nessuna possibilità di avere successo. Gli italiani sono diseducati da decenni di televisione, di decenni di pop schifo, di musica leggera sanremese. Per cui se accade che a loro piaccia un gruppo rock, che sia italiano, che sia internazionale, che sia in Nirvana, che siano i Maneskin, che sia, non so, in passato, che vi devo dire, Queen o Bruce Springsteen, loro ascoltano solo questi gruppi rock, non vanno oltre, non vanno oltre. Per esempio Ligabue, io giudicavo per lo stesso motivo il fenomeno Ligabue molto positivo all'inizio. Ligabue prendeva a piene mani dal rock internazionale, aveva una chitarra distorta, era veramente rock. Ma io ricordo anche i miei studenti che amavano Ligabue o Vasco Rossi, imparano a memoria le canzoni di Ligabue e Vasco Rossi, vanno ai concerti di Ligabue e Vasco Rossi, questo cosiddetto rock italiano, e non vanno oltre Ligabue, non vanno, quindi anche in questo caso io temo che non andranno oltre i Maneskin, perché altri gruppi rock, il vero rock per questo pubblico televisivo è troppo difficile. Apprezzano il rock dei Maneskin, che sarà anche rock, un rock facile, un rock orecchiabile, un rock che non dà fastidio, una canzonetta di 3 minuti che non ha neanche un assolo di chitarra, non ha niente. D'accordo, sarà rock, ma si fermano a quello, perché gli italiani sono così, cioè il pubblico italiano è così. E quindi io spero di sbagliarmi anche in questo caso. Non credo affatto che il pubblico televisivo abituato a Sanremo, a Vasco Rossi, al massimo, per loro il massimo del rock è Vasco Rossi, Ligabue e Gianna Nannini. Io non credo affatto che possano essere spinti, spronati dal successo dei Maneskin per andare a conoscere, ad apprezzare il rock vero. E quindi io avrei un po' di dubbi su questo, però spero ovviamente di sbagliare, che i Maneskin servano a far emergere una scena rock italiana, underground, che finora è stata sottovalutata, a rivalutare tante altre band italiane che non hanno avuto neanche un centesimo del successo dei Maneskin, e magari anche un centesimo, almeno un centesimo l'avrebbero meritato. Il pubblico televisivo, il pubblico di Sanremo, il pubblico di Amici non conosce affatto le rock band vere italiane, quelle che proprio per principio non vanno in televisione, non fanno non cantano in playback come all'Eurovision, non cambiano le parole delle canzoni come all'Eurovision, proprio non vanno in televisione per scelta. Non si vendono le case discografiche, preferiscono restare poveri, ma fanno un concerto dopo l'altro. E io ne ho viste tantissimi di queste band che magari autoproducono i loro dischi, li vendono ai concerti, ma grazie ad Amazon, grazie a internet si possono acquistare anche questi gruppi. Cioè, queste band non sono conosciute nel mainstream, anche perché non vogliono essere conosciute, perché sono dei veri gruppi rock e si vantano, in qualche modo sono orgogliosi di essere alternativi, di non far parte del mondo della musica commerciale e preconfezionata. Quindi possono i Maneskin far conoscere il rock italiano, far aumentare i fan del vero rock italiano, portare al successo altre band italiane. E io ho seri dubbi.
già se io leggo, ho detto, sono andato a leggere molte cose, già se io leggo articoli anche articoli che compaiono su internet, no, di varie testate, quando si parla di questo e qualcuno azzarda a dire quali sono gli altri gruppi rock italiani, non ci sono solo i Maneskin possono servire a far scoprire altri gruppi italiani. I nomi che vengono fatti di questi altri gruppi italiani sono sempre i soliti, quei gruppi falso rock, i ministri, no, quelle cose lì che poi stranamente vengono chiamate indie, gruppi indie, cioè gruppi indipendenti. Non è vero, sono creazioni delle grandi case discografiche, sono sempre i soliti nomi. Ho detto i ministri, ma ce ne sono tanti altri gruppi falso rock italiano, gruppi tranquillizzanti, gruppi che non dicono assolutamente niente. Allora, in Italia manca una scena rock. Se non c'è una scena rock è difficile crescere, è difficile affermarsi, quindi, ma non solo, ma per un discorso più generale, il rock è in crisi a livello internazionale da almeno 10-15 anni. Possono i Maneskin salvare il rock, far rivitalizzare il rock a livello non solo italiano ma internazionale? È molto difficile, perché il rock ormai è stato abbandonato anche negli Stati Uniti, in Inghilterra, non soltanto in Italia. Neppure i più grandi artisti degli anni 2000, per esempio, secondo me ce ne sono due soltanto di band straordinarie che hanno dato il meglio negli anni 2000, PJ Harvey da una parte e White Stripes dall'altra. Neanche loro hanno avuto quel successo planetario che avrebbero meritato. Sì, hanno avuto successo, ma non in maniera stratosferica. Sto parlando degli anni 2000. Molti conoscono in Italia i White Stripes soltanto per Seven Nation Army. Ricordate quel motivetto che veniva cantato come coro anche negli stadi di calcio? Quindi se neppure i grandi calibri riescono a imporre il rock all'attenzione, ai primi posti delle classifiche di vendita, perché dovrebbero riuscirci i Maneskin? E magari invece sto sbagliando, i Maneskin saranno la next big thing a livello internazionale, saranno come Nirvana, saranno come Pink Floyd, rivitalizzeranno, porteranno alla riscossa il rock in tutto il mondo, facendo anche emergere tante altre band finora sottovalutate, come il successo dei Rem, o se volete chiamarli col nome originale R.E.M., come il successo dei Rem alla fine degli anni 80 riuscì a trascinare dietro di loro il grunge, tantissime altre band come i Pixies, i Primus, tantissimi altri che venivano, band americane che venivano fino al successo dei Rem, venivano sottovalutate. Ma perché è successo questo? Perché i Rem, dopo aver avuto successo, non sono stati egoisti, hanno collaborato ai dischi di tantissime band che a loro piacevano e che consideravano sottovalutate, hanno lasciato che i loro concerti di Rem fossero aperti, no? Come opening acts, fossero aperti da questi gruppi come gruppi spalla, e quindi hanno contribuito in maniera diretta a creare il successo, a togliere dal cono d'ombra delle band che erano grandissime, che fino ad allora non avevano avuto grande successo, e così ci fu. I Rem aiutarono moltissimo l'affermazione del grunge, del rock alternativo, e i Maneskin potrebbero fare una cosa del genere, potrebbero unirsi ad altri gruppi rock italiani che hanno avuto scarso successo, fare dei concerti insieme a loro. Tutti andranno a vedere i Maneskin potrebbero invitare 2, 3, 4 di queste band italiane che magari che fanno vero rock, invitarle, farle conoscere, far suonare queste band prima di loro in apertura dei loro concerti. Lo faranno mai? Possono collegarsi i Maneskin con il vero rock? La grande casa discografica dei Maneskin potrebbe mai accettare di collaborare con le piccole case discografiche delle band del vero rock italiano? Io ho seri dubbi in proposito.
Nessuno nel mainstream conosce queste band italiane. Adesso vi farò anche ascoltare qualcosa. Scommetto che nessuno di voi, fan dei Maneskin, ha mai sentito parlare. Farò sentire qualche giovane band italiana di successo, giovane, di ventenni, trentenni, che secondo me sono migliori dei Maneskin. Scommetto che nessuno di voi, nessuno di voi li conosce, però non potete più rivolgermi l'accusa, tu odi i Maneskin perché odi le giovani band italiane. Io posso farvi ascoltare decine e decine di giovani band italiane, rock, heavy metal. Io mi intendo più di heavy metal, d'accordo, sono settoriale, però ce ne sono in tutti i campi, di giovani band italiani, giovani come i Maneskin, che fanno rock vero, secondo me molto molto più apprezzabile rispetto alla proposta orecchiabile e semplificata dei Maneskin. Allora, perché i Maneskin non aiutano queste band? Perché non organizzano un bel concerto, un bel festival all'aperto in cui suonano insieme alle band rock, alle band metal, alle band alternative italiane? Io ho qualche dubbio che questo succeda. La casa discografica non avrà interessi a fare una cosa del genere, loro non avranno interessi a fare una cosa del genere. Spero di sbagliarmi. Molti dicono i Maneskin potrebbero far conoscere il rock italiano, far sì che tutti i loro fans vadano ad apprezzare anche altre band rock, e io non credo proprio che questo succederà. Il pubblico italiano è un pubblico assolutamente incapace di apprezzare il rock, rimbecillito da decenni e decenni di festival, di Sanremo, di pop schifo, di schifezze televisive. Si fermerà ai Maneskin e non passerà dai Maneskin ad altri gruppi rock. Eppure si potrebbe fare far sì che i Maneskin aiutino gruppi rock che magari non hanno avuto il successo meritato. Ma ripeto, io ho qualche dubbio. Già se vado a vedere gli articoli su internet mi trovo della gente che dice: i Maneskin gruppo rock, cerchiamo di conoscere altri gruppi rock italiani, e i nomi che vengono fatti degli altri gruppi italiani sono sempre quelle non volevo parlare mai dei ministri, magari non voglio, magari qualcuno mi denuncia, sono sempre quelle band falso rock italiano, quel rock esangue, quel rock tranquillizzante, quel rock ripetitivo, eccetera. Ma se in Italia neppure ottime band come gli After Hours oppure i Verdena nel loro periodo migliore negli anni 80, neppure loro sono diventati mainstream, che speranze abbiamo? Non esiste una scena, non esiste un'educazione nei confronti di questo sound. In Germania i gruppi rock, i gruppi heavy metal, in Germania o in Danimarca o in Finlandia, in Norvegia e Svezia arrivano al primo posto nelle classifiche. Gruppi rock, gruppi metal, power metal, c'è il power metal tedesco, c'è il death metal finlandese, arrivano ai primi posti delle classifiche, sono band rock molto dure, molto difficili da capire, che tutti conoscono, perché lì c'è un pubblico per il rock che capisce queste cose. In Italia questo pubblico non esiste. Il fatto che i Maneskin possano riuscire a creare questo pubblico dal nulla mi sembra molto molto difficile. Comunque, insomma, staremo a vedere. Allora, questa è la sfida che mi fanno molti. Tu sei vecchio, sei un vecchio professore. Quando parli del fatto che esistono tante band rock italiani giovani come i Maneskin, o un po' meno giovani, hanno cominciato per esempio nel 2000 o nel 1990, quali sono questi gruppi? Ce ne fai ascoltare qualcuno? Gruppi che io sono convinto che i fan dei Maneskin non conoscono affatto. Avete mai sentito parlare di Giuda? I Giuda sono giovani, i Giuda sono un gruppo italiano romano come i Maneskin, hanno iniziato nel 2010, quindi non molto tempo fa, sono giovani, hanno realizzato al massimo 2-3 dischi, forse meno dischi dei Maneskin, hanno avuto il plauso di tutta la critica mondiale, sono italiani, sono romani, hanno avuto un certo successo negli Stati Uniti, dove sono andati più volte in tour. Moltissimi amanti del rock conoscono i Giuda.
Perché non vanno in televisione? Perché nessuno li invita a Sanremo anche come ospiti? Perché nessuno li invita nei talent show? Loro forse non ci andrebbero neanche nei talent show. E Giuda, vi potrei fare decine di esempi. Ho selezionato solo alcuni pochi gruppi, ma potrei farne decine. Io conosco decine di gruppi giovani rock italiani che sono molto meglio dei Maneskin, che fanno un vero rock, un rock elaborato, pieno di influenze, pieno di cultura musicale. E va bene, vogliamo ascoltare i Giuda, vi posso far ascoltare Working Class Man dal loro album Speaks Evil, d'accordo? I Giuda, giovane gruppo rock italiano. Questi erano i Giuda, giovane gruppo rock italiano infinitamente migliore rispetto ai Maneskin, secondo la mia modesta opinione. Qualcuno di voi, fan dei Maneskin, ha mai sentito vagamente parlare dei Giuda? Va bene. Vogliamo andare sul versante heavy metal, dove io sono più preparato. I Giuda sono romani, gli Atlas Pain invece sono un gruppo milanese, ok? Fanno un heavy metal, un epic folk metal con un cantato che a volte è growl. Gli Atlas Pain hanno avuto successo in Francia, hanno avuto un certo riconoscimento anche all'estero, perché molti di questi gruppi rock e metal italiani hanno più successo all'estero che in Italia. Questa è la situazione del rock, del vero rock italiano, del paese che adesso si gloria di aver lanciato il più grande gruppo rock del mondo, i Maneskin. Molte vere band rock italiane addirittura si trasferiscono all'estero e stampano i loro dischi direttamente all'estero. Vi faccio sentire Once Upon a Time degli Atlas Pain dall'album Behind the Front Page. Just a fairy tale. Bene ragazzi, allora questi erano gli Atlas Pain, sono soltanto degli estratti che vi faccio sentire naturalmente, non ho neanche la tecnologia e i mezzi e non sarebbe neanche il caso di fare di più. Allora, qualcuno di voi conosce gli Atlas Pain, li ha mai sentiti nominare? Qualcuno di voi che è un fan dei Maneskin soltanto perché ha visto i Maneskin alla televisione, potrebbe mai
andare a incuriosirsi di queste band che io vi sto nominando, sono soltanto pochissimi esempi tra i tanti, ripeto, di giovani band italiane, non di vecchi gruppi degli anni 70, degli anni 80, no, sono rock band italiani attuali, giovani come i Maneskin, ma voi fan dei Maneskin non li conoscete e probabilmente non li conoscerete mai, non avrete mai spero di sbagliarmi, perché dicono che i Maneskin debbono portare al successo la scena rock italiana, potrebbero farlo, spero di sbagliarvi, io non credo che voi andiate mai a incuriosirvi ed ascoltare queste o altre band, perché siccome non compaiono in televisione, non ve le fanno sentire al Festival di Sanremo, nelle trasmissioni sceme domenicali, nelle trasmissioni serali, voi non li conoscete, e anche se magari li ascoltaste, questo è vero rock, a differenza delle due canzonette che hanno fatto i Maneskin, è complesso, è difficile da capire, e ci vuole una cultura musicale molto molto profonda per apprezzare queste cose, e dubito che a voi piacerebbero, chiudereste subito e direste cos'è questo rumore, no ma questa roba che cos'è, è molto meglio, sono fuori di testa ma diverso, no? Cioè è chiaro, non c'è paragone. Qualcuno di voi conosce Rhapsody, all'inizio si chiamavano Rhapsody, poi hanno cambiato nome in Rhapsody of Fire per motivi di copyright, perché c'era un altro gruppo che si chiamava Rhapsody, sono probabilmente il più importante gruppo italiano, gruppo heavy metal italiano, power symphonic metal italiano, hanno fatto i primi loro 4-5 dischi, sono assolutamente straordinari, hanno avuto successo dovunque, siccome in Italia non se li filava nessuno, si sono trasferiti in Francia, pubblicano lì i loro dischi, hanno appassionati in tutto il mondo, andavano per la maggiore negli anni 90, quindi qui siamo già un gruppo un po' vecchierello, ma sono famosi ancora, sono tuttora attivi e fanno ancora dei dischi di qualità apprezzabile. Vi faccio ascoltare dei Rhapsody of Fire, che all'epoca si chiamava Rhapsody, un gruppo che, se non erro, si è formato a Trieste, ma componenti che sono un po' di tutti i posti d'Italia. Una delle loro canzoni più famosissime ovviamente nell'ambito di coloro che si occupano del vero rock, cioè Emerald Sword, la spada di metallo, dal loro secondo disco, il secondo disco dei Rhapsody, che si chiama Symphony of Enchanted Land, heavy metal, power metal italiano di grandissima levatura, di altissimo livello, che io ho più volte ammirato in concerto. Suonano benissimo in concerto, io ancora non ho avuto il piacere di vedere i Maneskin dal vivo, e questi sono i Rhapsody of Fire, Emerald Sword. Ragazzi, allora questa era Emerald Sword dei Rhapsody of Fire, gruppo italiano che ha avuto successo un po' in tutto il mondo, che tutti, viene un po' da ridere, tutti quelli che seguono il rock, il vero rock, conoscono, tutti quelli che seguono il rock, non i carrozzoni televisivi. Qualcuno di voi avrà sentito parlare dei Lacuna Coil, vero?
se non altro perché la cantante dei Lacuna Coil, Cristina Scabbia, ha accettato, tra molte polemiche, secondo me non avrebbe dovuto mai farlo, è veramente un tradimento, di fare il giudice in una di queste vergognose trasmissioni, talent show televisive, non so se era X Factor o un'altra, non lo so, non le guardo mai. E quindi dovreste conoscerla, voi pubblico televisivo che amate i Maneskin, se non altro perché ha fatto il giudice, non so dove è, a X Factor, non vorrei sbagliare il nome del talent show. Per caso, grazie a questo, il gruppo di Cristina Scabbia e Lacuna Coil hanno improvvisamente aumentato le vendite in Italia. Io so che non è stato così, non è che siccome allora uno di questi veri gruppi rock va in un talent show così davvero, davvero la gente inizia ad amare l'heavy metal, comunque insomma io ho visto anche un anno e mezzo fa, poco prima dell'inizio della pandemia, per l'ennesima volta i Lacuna Coil in concerto, sono bravissimi, aspetto ancora di vedere cosa sanno fare i Maneskin in concerto. Come vi ho detto, dei Lacuna Coil vi faccio sentire una delle loro canzoni più famose, Enjoy the Silence, dall'album Karma Code. Ecco, allora questo era un piccolo estratto dei Lacuna Coil, l'altro grande gruppo rock heavy metal italiano, tra l'altro un heavy metal neppure troppo duro, spesso indulgente verso pezzi melodici, diciamo un class metal, ecco, un class metal, un power metal piuttosto dolce, quello dei Lacuna Coil. Vorrei concludere parlando dell'horror metal. Praticamente quasi nessuno in Italia, tranne gli appassionati, sa che l'Italia è famosa in tutto il mondo nell'ambito degli appassionati del vero rock, che fuori dall'Italia sono molti di più rispetto all'Italia, per aver inventato l'horror metal. Voi sapete che l'horror metal ha anche famose ascendenze cinematografiche, conoscete tutti i Goblin e la colonna sonora di Profondo Rosso, ma in realtà quello non era propriamente heavy metal, c'è molto di più, e in tutto il mondo l'horror metal italiano è proprio un marchio di fabbrica del nostro paese. Band leggendarie come i Death SS di Paul Chain, che esistono ancora, e lo stesso Paul Chain ha continuato con una straordinaria carriera solista, sono delle pietre miliari del rock in tutto il mondo. Io non voglio farvi sentire i Death SS, che sono già piuttosto noti, che io ho visto tante volte in concerto, i Death SS, Paul Chain, eccetera. Volevo farvi ascoltare un gruppo veramente eccezionale, incredibilmente sconosciuto in Italia. Anche loro si sono trasferiti all'estero, hanno fatto tante interviste sui giornali specializzati lamentando che in Italia nessuno conosce l'horror metal, e la musica degli Abysmal Grief, come di altri 10-20 gruppi horror metal che potrei farvi ascoltare. Una musica dark, una musica gotica, una musica cimiteriale, insomma parlano sempre di tombe, di funerali, così via. È una musica veramente straordinaria, ma in Italia temo che i fan dei Maneskin non abbiano mai sentito neanche nominare il genere horror metal, quindi vi faccio sentire gli Abysmal Grief e il loro album Dies Funeris, la loro canzone, scusate, Dies Funeris,
tratta dal loro disco Morse e Layson. Questi sono gli Abysmal Grief con la Y, ma poi scriverò le band e le canzoni che vi ho fatto ascoltare, le scriverò qui sotto, sotto il post, quindi non vi preoccupate. Abysmal Grief. Bene ragazzi, io concludo qui con gli Abysmal Grief, l'horror metal. Perché nessuno conosce l'horror metal se non gli intenditori di rock? Perché questi gruppi horror metal, che veramente rappresentano un vanto italiano nel mondo, non vengono invitati a Sanremo, non vengono invitati in qualche trasmissione televisiva? Perché il cosiddetto pubblico televisivo vive fuori dalla realtà e conosce una musica che non è la vera musica, perché il pubblico televisivo conosce soltanto i prodotti stereotipati che vanno in televisione, ma la vera musica, il vero rock che non si fa in televisione, non viene assolutamente conosciuto, temo neppure dai fan dei Maneskin. E quindi niente, io vi saluto e rivolgo i miei auguri sinceri ai Maneskin, che diventino un vero gruppo rock, che ora non sono, che abbiano uno straordinario successo, non solo perché vanno in televisione con delle canzonette facili, ma perché si impongano come un vero grande gruppo rock. E io voglio essere speranzoso da questo punto di vista, e quindi saluto tutti, saluto anche tutti i ragazzi che, no, ascoltando i Maneskin pensano di star facendo una rivoluzione, no, di trasgredire, di fare chissà che cosa, e saluto anche tutti i genitori che sono preoccupati del fatto che dal loro punto di vista i loro figli, ascoltando i Maneskin, diventino trasgressivi, facciano chissà che cosa. Ma state tranquilli, i Maneskin hanno dato prova che non si drogano neanche, e quindi buona fortuna ai Maneskin, ma anche buona fortuna, se permettete, al vero rock italiano. Arrivederci.